Dunque, per prima cosa prendiamo le patate che abbiamo bollito la sera prima e abbiamo fatto raffreddare e abbiamo messo in frigorifero per tutta la notte. Prendiamo uno schiacciapatate e le schiacciamo. I fori devono essere medio grandi. Vi consiglio di non utilizzare mixer o bimbi o roba del genere perché diventerebbe troppo molle. Quindi schiacciamole semplicemente con uno schiacciapatate. Quindi aggiungo un po' di pepe fresco, un po' di sale, un bel mazzolino di prezzemolo tritato, un cucchiaio di fecola di patate o di tapioca o di amido di mais o anche di farina e quindi impasto a mano fino a quando tutti gli ingredienti si sono ben amalgamati. Mi inumidisco un po' le mani, prendo una quantità di purea, diciamo grande come una noce, e formo la crocchetta. Semplicissimo, ci vogliono veramente 3 secondi. Ecco, devono essere circa lunghe quanto un indice. Ripeto tutto questo fino a quando non finisco tutta la purea. Quindi ricopro i cazzilli con un foglio di pellicola trasparente e li metto in frigorifero per il momento. Come vedete sono belli lisci. Passiamo quindi alle panelle. Metto la farina di ceci in un pentolino e aggiungo tutta quanta l'acqua. Mi raccomando, tutto deve essere fatto a freddo in questo stadio. Aggiungo sale e pepe quanto basta, ma normalmente ne basta, diciamo, un bel pizzico. Quindi mescolo per bene in maniera che tutti gli ingredienti si possano miscelare bene. Non vi preoccupate se ci sono dei piccoli grumetti, poi andranno via con la cottura. Accendo il gas ad una potenza media e continuo a girare e girare e girare il composto fino a quando non si rapprende, cioè fino a quando il composto si stacca dalla pentola quando lo giro. Quando il composto risulta mediamente denso, aggiungiamo i semi di finocchio. Chiaramente ne potete aggiungere un cucchiaio, ne potete aggiungere 2 cucchiai. A me piace abbastanza saporita la panella, quindi ne ho messo 2 cucchiai. Però potete anche metterne uno, oppure potete addirittura sostituire il tutto con del prezzemolo tritato. Si stacca dal fondo, quindi è pronto. Adesso stendiamo il composto sul tavolo con l'aiuto di una spatola. Il composto deve essere ancora molto caldo, eh? Non lo fate raffreddare perché altrimenti diventerà una gelatina e non si potrà più stendere. Lo spessore dovrà essere di circa 2 mm. Diciamo che più sottile è la panella e più buona è. L'importante è non farla troppo spessa. Vi accorgerete voi stessi quando il composto non può più essere spalmato perché praticamente si attacca alla spatola. A quel punto vi dovete fermare, qualunque spessore abbia raggiunto. Ecco, vedete, in questo caso il composto è già abbastanza freddo e quindi si è attaccato alla spatola e io mi fermo. Chiaramente sarà rimasto del composto dentro la pentola. Questo lo mettiamo da parte per farci un'altra delizia siciliana palermitana che sono le rascature. Vedremo che cosa sono dopo. Passati circa 5-10 minuti il composto è ben freddo, quindi con l'aiuto di un coltello elimino i bordi che saranno parte delle rascature anche loro, non si butta via niente, e faccio un bel rettangolo quanto più regolare possibile. Quindi formo le panelle, le mie saranno più o meno rettangolari, dovranno essere circa
6-7 cm al massimo da una parte e dall'altra 4-5, ma voi le potete fare quadrate, le potete fare rotonde con l'aiuto di un bicchiere o di un coppapasta, insomma qualunque forma per le panelle va benissimo. Io ne ho formate circa 20. Le ho messe su un piatto, le ho coperte con della pellicola trasparente e le ho messe anche loro in frigo fino al momento in cui le ho fritte. Lo stesso ho fatto con le rascature. Le ho messe tutte quante, sminuzzandole un pochettino grossolanamente, in una ciotola, le ho coperte con carta e le ho messe anche loro in frigo. Sia le panelle che le crocchè che le rascature non vanno congelate, quindi possiamo prepararle la mattina per friggerle la sera, coprendole e lasciandole in frigo, ma non congelarle. Arrivato il momento di friggere, mettiamo abbondante olio vegetale, io uso olio di arachidi, in una pentola, in una padella, devono essere circa 2 cm, 1-2 cm, e aspettiamo che arrivi a 180 gradi. Questa è una temperatura molto importante perché soprattutto i cazzilli ad una temperatura troppo bassa o troppo alta si potrebbero disfare, il che porterebbe a un risultato disastroso. Quindi ho cotto prima le panelle, mettiamone 5, 6 massimo in una padella da 28 cm, perché anche qui se mettiamo troppe panelle dentro la padella la temperatura dell'olio si abbasserà e quindi le panelle si inzupperanno troppo di olio. Dobbiamo farle quindi friggere per circa 3-4 minuti al massimo, voltandole di tanto in tanto. Come vedete, la panella praticamente si gonfia perché lo straterello esterno si distacca dalla massa, diciamo, interna, e questa è proprio una caratteristica peculiare della panella, perché lo straterello esterno diventerà bello croccantello. Una volta cotte tutte le panelle passiamo ai cazzilli. Mi raccomando, cuocete prima le panelle, se non avete due padelle, perché le panelle non tendono a sbriciolarsi, le crocchette potrebbero sbriciolarsi, quindi meglio farle per ultime. Anche qua arriviamo ad una temperatura di 180 gradi e mettiamo una certa quantità di cazzilli, non riempiamo la padella, altrimenti la temperatura dell'olio scende e loro tenderanno a distruggersi completamente all'interno. Io qua ne ho messe 8, le ho fritte diciamo così a 7-8 alla volta. Ogni tanto le giriamo e anche loro devono essere cotte per circa 4-5 minuti al massimo. I cazzilli, così come le panelle, devono risultare dorati, non devono diventare marroni. Quindi appena vediamo che sono di questo colore, li tiriamo fuori dalla padella e li mettiamo su un piatto, possibilmente con della carta assorbente. Stesso identico discorso di temperatura vale per le rascature. Quindi queste ne mettiamo 2-3 belle manciate all'interno della padella e aspettiamo che diventino dorate. Queste si possono anche far friggere un poco in più rispetto alle panelle e ai cazzilli, perché così diventano più croccanti ed è molto più buona da addentare. Le rascature chiaramente si chiamano così perché sono raschiate dal fondo della pentolina in cui abbiamo preparato l'impasto per le panelle. Guardate quanto sono belle croccantelle.
come piace a me e come piace a noi di Palermo in generale. Adesso passiamo a condire il panino chi paneddi. Quindi il panino si deve aprire a metà, trovate la ricetta sotto in descrizione, la ricetta per questi panini sotto nella descrizione. Mettiamo 3 panelle e 3 cazzilli, ma voi potete metterne di più o di meno. Spremiamo uno spicchio di limone sopra, giusto per stemperare il gusto del fritto, però questo è completamente opzionale. Una spolverata di sale, chiudiamo il panino. Se volete potete anche rimuovere la mollica nella cupola superiore e addentiamolo. Ma che vi devo dire? Guardate la mia faccia. Io sono in estasi, completamente in estasi, con i miei gusti palermitani. Questa ricetta è facilissima e la potete fare anche come antipasto facendo dei panini più piccolini e chiaramente le panelle e i cazzilli piccoli. Le rascature pure loro sono la fine del mondo, sono croccantissime e gustosissime. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, datemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, ci vediamo alla prossima e ciao!